Con la parità col Paris Saint-Germain si conclude il nostro Asian Tour 2019, è stato una dozzina di giorni molto intensi, molto Molto, intensi. molto intensi. Sono Intanto ben tante ritrovato. cose, tante Sì, sì, sì. cose. Tante cose che vi abbiamo raccontato giorno dopo giorno, a partire da quelli che sono stati i primi passi a Singapore, poi il periodo trascorso a Nanchino e adesso quello che è accaduto qua a Macao. E so che ne hai preparate delle belle per Sì, quello che è delle accaduto a Macao. belle, e anche sotto il punto di vista culinario, Sì. con due giocatori in particolare. Sì, perché anche qua abbiamo avuto appuntamenti che hanno coinvolto degli ospiti, degli sponsor, dei tifosi, con i giocatori protagonisti, ma uno in particolare con due ragazzi molto bravi a cucinare. Anche bravi a cucinare. Insomma, andiamo a vedere. Ci troviamo a Macao, ultima tappa della tournée asiatica nerazzurra, e giorno dopo giorno vi stiamo raccontando anche dei tanti eventi che vedono i nostri giocatori impegnati, con João Mario ed Albert in particolar modo, che sono alle prese con una cosa molto bella e particolare. Ne parleremo tra poco. Prima introduciamo Macao. È stata una colonia portoghese dalla metà del XVI secolo fino al 1999, per questo Macao è stata l'ultima colonia europea in Asia. E la colonizzazione portoghese si fa vedere proprio all'interno di Macao, perché c'è un contrasto fantastico tra la parte più nuova con tantissimi grattacieli, casinò, strutture davvero molto colorate, e poi c'è il centro storico di Macao con influenza chiaramente occidentale. Si suppone, si pensa che Macao derivi da Amage, ossia il tempio dedicato a questo personaggio. Il Portogallo non si respira soltanto fuori, con anche le indicazioni scritte in portoghese, con tanti abitanti che chiaramente utilizzano questa lingua, ma si vede anche nel cibo, e qui arriviamo proprio all'evento che ha visto João Mario ed Albert impegnati insieme alla legend nerazzurra Giulio César. Hanno dovuto cucinare dall'inizio alla fine il pastel de nata classico, dolce portoghese, appunto. Guardate però come lo hanno fatto. Molto bravi ragazzi, molto bravi, molto bravi. E adesso andiamo al campo, andiamo al Adesso andiamo al campo. calcio giocato, perché con questa partita si completano le amichevoli qui in Asia, con di fatto un successo e due sconfitte, anche se poi una è arrivata ai calci di rigore contro la Juventus. Il comune denominatore mi sembra dei passi in avanti, delle cose interessanti Sì, infatti che hanno fatto vedere i ragazzi nel corso di queste tre partite. abbiamo visto sicuramente dei miglioramenti, no? Ma già dalla partita di Lugano per il ritiro, poi tutte queste partite, addirittura di Lugano. prima, quando prima? E quindi andiamo a rivedere, Roby, questa bella vittoria dell'Inter contro il Paris Saint-Germain. Cuori nerazzurri, un saluto da Macao, dallo stadio di Macao per la International Super Cup. Inizia in questo momento il match con il Paris Saint-Germain che presenta la sua seconda maglia, questa color arancio. I sensi gliela portano via in maniera regolare, c'è il tiro, la parata a terra sulla conclusione veloce e feroce di Pablo Sarabia. Kurzawa
che perde il pallone, allora subito un cross al centro, rimpallato, Brozzo al tiro, la grande parata di Areola. Brozzo scambia sullo stretto con Esposito che vince un rimpallo, vince anche il secondo, è solo contro il portiere, il suo tiro, ancora Areola. C'è Monnier, attenzione, parte la traiettoria, il colpo di testa e c'è il gol di Diallo o di Kehrer. Palla che si schiaccia sulla traversa ed entra. E la sfiora appena appena. Mbappé, che ha avuto un'occasione per mettere a disposizione la sua. Attenzione a questa palla dentro, buona per Perisic, salta il tiro, la parata di Areola, ancora Perisic e sciupa la palla dell'1-1. Incredibile. Se la riprende poi Sensi sul nostro pressing, palla buona per Perisic, entra in area, la va a piazzare, eccolo, ancora Areola. Palla fra le linee, dalla parte opposta al tiro, c'è Handanovic, ragazzi, state calmi. Palla recuperata da Gagliardini che la mette dentro, attenzione, il tiro, gol! L'Inter pareggia, e il pareggio di Bomberino Longo, Bomberino anni fa ormai. Palla colpita magari non benissimo che gli rimbalza davanti, vede che non calcia forte, calcia con un rimbalzo. Tutto è pronto, la rincorsa di Cavani contro Samir, il tiro ed è gol. Ranocchia, il tiro e il gol, 1-1. Tutto è pronto, la rincorsa di Gesé, il tiro lo spiazza e siamo 2-1. Prende la rincorsa, il tiro e gol, spiazzato, gol. Facundo Colidio, parte Colidio, il tiro spiazzato, 3 pari, è proprio la regola dello spiazzato quest'oggi. Parte Oshish, il tiro e glielo para, parte la rincorsa, il tiro spiazzato e siamo 4-3. Pronto Emans col mancino, tiro e la mette bene all'incrocio, 4 pari. La rincorsa di Candreva, vediamo, attenzione, gara palla decisiva, il suo tiro, no! Temporeggia il tiro e la calcia bene, 5-4. Parte la rincorsa al tiro, lo spiazza. Parte il tiro e glielo para. João Mario contro Areola. Parte il Portuga, il tiro e la palla va dentro. 6-5 per l'Inter e l'Inter si aggiudica la International Super Cup di Macao ai calci di rigore. Allora, abbiamo visto tutto quello che è successo in campo e io direi anche di andare in sala stampa perché così Antonio Conte ha analizzato la partita. Sicuramente sono molto contento perché penso per quello che si è visto durante la partita non meritavamo assolutamente la sconfitta, però al di là del risultato io devo dare delle valutazioni calcistiche. Devo essere sincero, devo essere onesto, continuo a vedere importanti miglioramenti nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare a calcio, nella voglia di aggredire l'avversario nella propria metà campo, nella voglia di riconquistare palla quando la perdiamo. Sicuramente questo è un aspetto molto positivo.
E quello che ho trovato, devo dire sinceramente, ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi e questo mi dà sicuramente entusiasmo per proseguire, ecco, su questa strada. Mi ha fatto piacere perché i ragazzi fino all'ultimo hanno provato, abbiamo fatto gol, abbiamo vinto rigori. Non ci deve mai piacere perdere, neanche una partita amichevole, neanche ai rigori. Io penso che oggi questo sia stato l'atteggiamento, quello che mi hanno dimostrato i calciatori, i ragazzi, la mia squadra, quella di non starci fino alla fine. Abbiamo fatto gol, però ripeto, penso che fino a quel momento meritavamo sicuramente molto molto di più che perdere 1-0. Oltre alle parole del mister, vi portiamo a casa anche le parole dei protagonisti in campo, avvicinati da Ilaria Alesso. Allora Milan, torniamo a casa con un titolo. Sì, era una partita difficile, però secondo me abbiamo fatto una buona partita, soprattutto i primi 20-25 minuti avevamo 3-4 occasioni dove potevamo fare gol, poi purtroppo una punizione sbagliata, però alla fine abbiamo vinto, quindi bene. Da difensore esperto quale sei? Da leader comunque, uno dei tanti di questa squadra, quanti miglioramenti hai visto dall'inizio del ciclo Conte? No, secondo me ogni partita sempre meglio e meglio, stiamo lavorando bene e soprattutto sempre vogliamo mettere dentro la partita le cose che stiamo allenando, quindi secondo me è sempre meglio. Ecco, visto che manca ormai sempre meno all'inizio del campionato, secondo te su cosa dovete continuare a lavorare tanto? No, sempre quello che stiamo facendo finora, quelli principi di gioco e quello che ci dice mister e il suo staff. Grazie Milan. Grazie. Con Alessandro Bastoni, Alessandro, è stata una partita un po' particolare perché all'inizio ritmi molto alti, poi insomma siete un po' calati ma anche loro. Sì, sono partite che servono per mettere minuti nelle gambe e fanno esperienza a livello internazionale. È stata una partita molto intensa dal punto di vista fisico, ma abbiamo retto e sono molto felice per questo esordio del primo minuto. Senti, ma cosa hai provato quando hai visto Godin entrare in campo? Sicuramente è una grande emozione vedere un giocatore come lui che ha giocato 2 finali di Champions, ha fatto gol in una. È molto bello avere a che fare con gente così e mi potrà aiutare durante l'anno. Ecco, lo chiedo anche a te, ti chiedo un bilancio di questa tournée asiatica ma non solo, a partire dal ritiro di Lugano, quante cose migliori hai visto insomma, già in questi pochi giorni, considerato che il campionato parte davvero tra poco? Sicuramente io ero abituato ad altri palcoscenici, l'anno scorso ho fatto una salvezza a Parma, quindi non c'entra niente con quello che è qua. Sicuramente quello che si è visto è l'impronta che ha dato Conte, subito offensiva e pressare e miglioriamo giorno dopo giorno, questo è l'importante. Grazie. Grazie. Con Samuele Longo, bello fresco anche mi verrebbe da dire, al grande merito però di aver svoltato questa partita, visto che poi siamo andati a rigore e abbiamo vinto. Sì, sicuramente sono contento, al di là del frescore dovuto al caldo, è stata una bella prestazione di squadra, il primo tempo meglio del secondo e credo che il pareggio era il minimo. Ecco, quando sei entrato il mister cosa ti ha detto di fare? No, niente, ha detto a me come a tutti quanti, sia il primo tempo che il secondo, quelli che siamo entrati, di fare le cose che stiamo facendo durante la settimana, che sono 20 giorni ormai che lavoriamo sui concetti che faremo durante la stagione e ci ha chiesto questo. A questo punto ti chiedo il bilancio di questa tournée. Beh, sicuramente positivo, sono stati 20 giorni intensi, con tanti spostamenti non è mai facile allenarsi, però credo che abbiamo dato tutti il massimo e penso che il mister e lo staff siano contenti come noi. L'ultima, se fossi un giornalista che voto ti daresti? No, non lo so, lo lascio dare ai giornalisti, come ho detto è stata una bella partita di squadra, oggi ho avuto la fortuna che mi è capitata la palla per poter segnare e l'ho sfruttata. Grazie. A voi. E allora queste sono le parole dei protagonisti, vedremo anche quello che succederà a Londra perché questa non era una partita di International Champions Cup ma International Super Cup, ci sarà la gara in ICC contro il Tottenham a Londra la prossima settimana e saremo
chiaramente anche lì a Saremo raccontarla. presenti anche se per la classifica dell'ACC, visto che abbiamo soltanto un punto e ci sono già squadre che hanno vinto 2 gare, la vittoria. L'anno scorso siamo arrivati, non abbiamo vinto pur arrivando primi per una questione di differenza reti, arrivando a 7 punti se non ricordo male, o forse anche qualcosina in più. Quest'anno invece però penso che ad Antonio Conte interessi poco Certo, quello infatti. che riguarda la vittoria di questa competizione, interessano magari altre vittorie e soprattutto interessano le performance. Ci sarà una buona settimana di lavoro a casa, ad Sì, Appiano Gentile. ad Appiano, perché si torna a casa, infatti l'abbiamo detto, non stiamo partendo, quindi dobbiamo andare via velocemente, però come ci salutiamo? Intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, non soltanto qui in Asia, ma da Lugano, con Alberto Santi, Federica Migliavacca, perché C'erano? Sì, Io non io l'ho li ho visti, tu li hai visti. posso testimoniare giorno dopo giorno, loro e poi noi, insomma, siamo andati avanti a raccontare tutto questo ritiro nerazzurro di fatto, con questa tournée asiatica che si conclude oggi con la partita contro Paris Saint-Germain qui da Macao. E da Macao cosa facciamo vedere? Facciamo vedere il meglio di quello che è accaduto tra allenamenti, la città. Ma io volevo anche invitare un altro volto che i tifosi nerazzurri hanno visto in questi giorni, Sì, certo. in tutto il tour, che è la nostra Giada, che avete visto su YouTube, e la facciamo venire qua, la presentiamo. Certo, L'abbiamo sentita parlare sempre e solo in inglese. parla anche benissimo in sottotitolato. italiano. No, parla anche il cinese. Beh, lei il cinese, insomma, lo sa abbastanza bene, ma Fra sa l'altro benissimo vestita anche di tutto l'italiano. punto, pronta per giocare, peccato che abbiamo giocato in nerazzurro e quindi non va bene. Eccola qua, Giada, Ciao. tanti complimenti da parte di tutti i nostri tifosi perché stanno seguendo con grande attenzione, con grande passione i tuoi vlog. Grazie a tutti per il vostro supporto e spero che più avanti farò anche altri contenuti video per voi. Adesso devi dirlo anche in inglese e in cinese, se no che internazionalità diamo come segnale. Se vuoi. Sì, diciamo Anche in cinese? in cinese. 谢谢大家的支持，希望呢以后会给大家带来更多的视频。 In inglese l'avete capito, c'è già il sottotitolo sotto, non c'è esatto, bisogno. c'è già scritto sotto. Va bene, allora completiamo e salutiamo. Sì, allora salutiamoci, veniamo qua vicini, noi torniamo in Italia e quindi grazie, ci lasciamo con le Anche immagini. No, è io vero. purtroppo non torno a Milano e rimango in Cina per ferie. Quindi mi raccomando, se qualcuno volesse vedere la nostra Giada, deve andare In Cina, perché non fa in sappiamo dove, vacanza. ma in Va Cina. bene, Comunque va bene. grazie, È noi ci tutto. lasciamo con le immagini più belle di Macao.